Allora, dal Festival del Cinema di Lussemburgo, sono appena andato a vedere, è uscito dalla visione di un film molto discusso, presentato nel Festival di Cannes, di Nadav Lapid, Yes, film che non mi è piaciuto, terribile, peggio di quello che immaginavo. Il regista ha vinto il Festival di Berlino qualche anno fa. Non mi è piaciuto non solo e non tanto per la linea politica che non condivido. Diciamo che il cinema, l'arte è anche, come dire, insomma, bisogna saperlo giudicare al di là delle cose che vengono dette, che insomma si possono condividere o meno. Quello che conta molto di più è la parte estetica, per essere chiari, e proprio non ci siamo, proprio non ci siamo. È un mix di eccessi di ogni tipo per criticare la società israeliana messa in scena mentre c'è Gaza, sostanzialmente una società completamente impazzita, esplosivamente impazzita, con sesso, droga, uomini che leccano scarpe, sederi, violenze, volgarità, lunghi monologhi surreali con intenti, diciamo, da grande analisi. Insomma, una pila di luoghi comuni cinematografici così vuoti completamente. Insomma, molto interessante questo cinema che piace ai giovani, vuole essere giovane, soprattutto a quelli alternativi, e piace anche a una certa critica cinematografica, alle volte anche accorta, ma che prende delle cantonate incredibili, in alcuni casi per motivi ideologici, in altri proprio per cecità. Insomma, è un cinema che, insomma, Lapid, insomma, penso che volesse fare riferimento anche alla pittura espressionista, quella grottesca tedesca, al cinema di Lynch. Ma sì, sono nomi del tutto immeritati, ripeto, è solo per capirci, no? Diciamo, invece è molto pertinente invece il riferimento al pessimo cinema che c'è in circolazione in alcuni casi, come quello di Litogiannis, sul quale stendiamo un velo pietoso. Anche quello ha vinto qua e là diversi premi, e poi quello di Lax, Sirat, anche quello presuntamente alternativo, e che in realtà non lo è per niente, storie completamente strampalate, anche lì, no? Sirat, le persone che esplodono nel deserto, gente che balla con le casse a palla, bambini che in macchina a folle spariscono nel vuoto, così, no? Questa chiara volontà di voler dire qualcosa, no? Qualche cosa,
qualche oscurità, no? Qualche filosofia, no? Questi intenti filosofeggianti, no? Moralisteggianti, con vaghi intenti sociologici, insomma il peggiore cinema in circolazione. Ecco, questi tre nomi io direi proprio sono l'emblema del peggiore cinema. L'Ax, Nicola Di Annis, e adesso ho inserito anche Nadav Lapid. Dopo 20 secondi avevo capito tutto del film, tutto, completamente tutto. Non avevo nessun dubbio su quello che sarebbe accaduto, cioè nulla, non è accaduto nulla, insomma, sostanzialmente nulla, ma insomma non avevo nessun dubbio di come avrebbe girato tutte le scene, che alle volte, no, insomma, giusto per il gusto di fare l'intellettuale ci ha messo dentro anche un po' di pop art, di fumettistica, piace tanto ai giovani, no? Oh, Dio. Però ce l'ho fatta a resistere fino alla fine, e ce l'abbiamo fatta, e insomma bisogna anche saper resistere, è una questione anche così di allenamento, no? E il film si chiama, uscirà nelle sale italiane a fine mese. Se siete amanti di, come si chiama la ragazza, di Greta Thunberg, andate a vedervelo, vi piacerà. E il film si chiama Yes, ma bisognava chiamarlo No.